Mi chiamano impedimenta, il bagaglio. Ma senza di me e di migliaia come me, Roma sarebbe crollata in una generazione. Sapete quante donne marciavano con ogni legione romana? Non decine, migliaia. E la storia ufficiale non vi ha mai detto questo. Sono la voce di chi non ha avuto lapidi, di chi ha costruito l'impero nel fango mentre gli imperatori lo celebravano nel marmo. E prima che questo video finisca, scoprirete qualcosa che cambierà per sempre il modo in cui guardate le città europee dove vivete oggi. Il rumore dell'impero non è quello dei gladi che incrociano lo scudo, come raccontano i poeti nei salotti di Roma. Il rumore vero è il cigolio del legno marcio dei carri, lo schiocco delle fruste sul cuoio bagnato e il respiro pesante di migliaia di muli che affondano nel fango della Pannonia. Ero sul mio carro, stringendo le redini fino a farmi sanguinare le mani, quando arrivò l'ordine di fermarsi. Quella notte non dormimmo. Vi dirò tra poco perché. Il mio nome è secondario. Oggi sono la voce composita di chi non ha avuto lapidi, se non quelle pagate con i risparmi di una vita passata a rincorrere un esercito. Molti credono che la vita militare romana fosse un monologo di disciplina maschile, un mondo di soli uomini chiusi dietro palizzate di legno. È una menzogna che serve ai cronisti per far sembrare la guerra più nobile di quello che è. Dovete capire una cosa fondamentale. Per quasi 2 secoli, ai soldati romani era legalmente proibito sposarsi. Augusto, il primo degli imperatori, voleva uomini legati solo alla bandiera, senza distrazioni, senza radici che non fossero il castrum. Ma gli uomini non sono statue di bronzo. Hanno bisogno di calore, di cibo, che non sappia di cereali ammuffiti, di qualcuno che ricucia le loro ferite e la loro anima. E così, noi eravamo lì. Una colonna parallela di donne, bambini e schiavi che si snodava per chilometri dietro i ranghi ordinati dei manipoli. Guardate oltre la palizzata del campo. Vedete quelle capanne disordinate, quei vicoli stretti che brulicano di vita appena fuori dalle porte principali? Quelle sono le canabae. Il termine significa baracche, ma per noi erano città. Lì la legge di Roma si piegava alla realtà. I centurioni sapevano che un soldato con una donna nelle canabae era un soldato più stabile, meno incline alla diserzione. Eravamo il legame invisibile che teneva unito l'esercito. E ora vi devo raccontare la notte che quella stabilità fu messa alla prova nel modo più brutale. Una rivolta nelle terre dei Marcomanni aveva spinto le tribù oltre il confine. Il forte era in stato d'allerta, i cancelli chiusi. Noi, nelle canabae, eravamo fuori, vulnerabili. Non c'era marmo a proteggerci, solo pareti di legno e tetti di paglia. Quella notte non aspettammo che gli uomini ci salvassero. Prendemmo i coltelli da cucina, i bastoni, le asce per la legna. Ci schierammo davanti alle nostre baracche, con i bambini dietro di noi. Sapevamo che se i barbari avessero superato quella linea, non ci sarebbe stata pietà. Non eravamo soldati addestrati, ma eravamo donne che difendevano l'unica cosa che avevano, la vita che avevamo costruito nel fango. Quando i primi esploratori nemici videro quella massa di donne determinate, armate di una ferocia che nasceva dalla disperazione, esitarono. Quell'esitazione diede il tempo alla cavalleria ausiliaria di uscire dal forte e respingerli. Quella notte i soldati ci guardarono in modo diverso. Non eravamo più solo impedimenta, eravamo la retroguardia. Ma chi eravamo, davvero, prima di quella notte? Ricordo una donna che si chiamava Claudia. Era la compagna di un optio, un sottufficiale. Legalmente non erano nulla l'uno per l'altra. Agli occhi dello Stato, i loro 3 figli erano illegittimi, figli del campo, senza cittadinanza, senza diritti ereditari. Eppure, ogni volta che la legione tornava da una scorreria oltre il confine, Claudia era lì, sulla strada, con il cuore in gola, scrutando i volti sporchi di terra e sangue, cercando l'unico uomo che dava un senso a quel fango. Se lui non tornava, lei perdeva tutto: la protezione, il sostentamento, l'identità. Non c'era pensione per le vedove che non esistevano sui registri ufficiali. Non eravamo solo compagne silenziose, eravamo il motore economico della frontiera. Mentre i soldati si addestravano con il pilum, noi gestivamo le lavanderie, le taverne, le officine.
Avete mai provato a immaginare quanto pesa una tunica di lana imbevuta di sudore, fango e grasso animale dopo una marcia di 30 chilometri? Non erano i legionari a lavarle, eravamo noi, con le braccia rosse per l'acqua gelida dei fiumi del nord e l'urina usata per sbiancare i tessuti. Eravamo noi a cuocere il pane, a fermentare la birra che faceva dimenticare per un'ora il freddo delle ossa. Gestire una taverna nelle Canabaie significava essere allo stesso tempo contabili, cuoche e diplomatiche. Dovevi sapere chi stava per ricevere la paga, chi aveva debiti di gioco e chi era meglio non servire perché troppo violento dopo un bicchiere di vino annacquato. Vi chiederete, ma le prove di tutto questo esistono ancora? La risposta vi sorprenderà e ve la darò a breve. Prima però dovete capire cosa trovavate quando scavate sotto le fondamenta dei forti romani. Qualcosa che i libri di storia per decenni hanno preferito non spiegare. Le fonti di Tacito parlano di noi con disprezzo, chiamandoci la feccia che corrompe la disciplina. Ma se scavate sotto le fondamenta dei grandi forti romani in Britannia o in Dacia, troverete qualcosa che quelle fonti non dicono. Gli archeologi hanno trovato scarpe di cuoio minuscole, fatte per piedi di donna e di bambino, proprio dentro i perimetri dei forti o nelle immediate vicinanze. Non erano visitatori occasionali, erano residenti permanenti che i registri ufficiali semplicemente si rifiutavano di registrare. E poi ci sono le tavolette di Vindolanda, sottili lamine di legno, scritte in una grafia sottile con carboncino e inchiostro, conservate per secoli nel suolo umido del nord dell'Inghilterra. Una di quelle tavolette è la lettera più antica scritta da una donna in lingua latina che si conosca. Una certa Claudia Severa scriveva a un'altra donna, Sulpicia Lepidina, invitandola alla sua festa di compleanno. «Ti aspetto, sorella cara», concludeva, aggiungendo di suo pugno alcune parole di saluto, il tratto personale che il copista ufficiale non aveva scritto. In quelle parole non c'è la guerra, non c'è l'impero. C'è la disperata, ostinata ricerca di normalità in un mondo che voleva solo farci sparire. La mia giornata iniziava prima dell'alba. Mentre il cielo diventava grigio cenere, dovevo assicurarmi che il fuoco non si spegnesse. Il cibo era la nostra prima moneta di scambio. La razione ufficiale del soldato era basata sul grano, ma un uomo che combatte ha bisogno di proteine, di sale, di sapore. Compravamo dai mercanti locali, contrattavamo con i contadini barbari che odiavano Roma ma amavano il suo argento e trasformavamo quegli ingredienti in qualcosa che somigliasse a un pasto. È un dettaglio che sembra minore, ma la resistenza fisica in uno scontro dipende anche da chi ha nutrito il soldato la sera prima. Il legionario romano non era solo ben addestrato, era ben nutrito. E dietro quella cura c'eravamo noi. E poi c'era la medicina. Il medicus della legione si occupava delle ferite da battaglia, delle amputazioni, delle febbri malariche. Ma per tutto il resto, le infezioni quotidiane, i dolori del corpo logorato, le malattie dei bambini, c'eravamo noi. Conoscevamo il potere della mandragora, della salvia, del papavero. Sapevamo come ridurre una febbre e come tenere in vita un bambino durante un inverno sul Reno. Eravamo noi a tenere la mano ai moribondi quando il loro contubernium, il gruppo di 8 compagni di tenda, era troppo stanco o troppo indurito per farlo. C'era anche una gerarchia invisibile tra noi, rigida quanto quella dei ranghi militari. Le mogli dei centurioni, le praefectinae, vivevano in case di pietra all'interno del forte, con schiavi e piccoli lussi che arrivavano direttamente dall'Italia. Guardavano noi, le donne delle Canabaie, con un misto di pietà e distanza, ma sotto la pelle eravamo tutte uguali. Tutte tremavamo quando arrivava l'ordine di marcia improvviso. Tutte sapevamo che un cambio di imperatore a Roma poteva significare la fine della nostra fragile pace. E tutte sapevamo che cosa significava la parola sconfitta, non come concetto astratto, ma come destino personale e immediato. Ricordo una notte in cui il vento soffiava così forte che le tende sembravano vele di una nave che affonda. Un giovane soldato, poco più che un ragazzo, venne alla mia baracca. Aveva gli occhi sbarrati. Il giorno dopo avrebbero attraversato il fiume per entrare in territorio nemico. Non cercava conversazione, cercava una madre.
Mi diede una piccola borsa di cuoio con 3 monete d'oro e un anello d'argento. «Se non torno», disse con voce spezzata, «portali a mia madre a Capua. Il suo nome è inciso all'interno». Presi l'anello. Sapevo che le probabilità che io arrivassi a Capua erano scarse quanto le sue di tornare vivo. Ma in quel momento io ero l'unica istituzione che gli restava. Non il Senato, non il popolo romano, non il suo comandante. Io, una donna senza nome nella polvere della Pannonia, ero la custode del suo ultimo legame con l'umanità. Ma come facevamo a crescere dei figli in un ambiente così ostile? Come si formava un'identità in un luogo che non aveva nome nei registri di Roma? E cosa succedeva a quella identità nel momento in cui tutto crollava? La risposta è in ciò che quelle canabae sono diventate. E quando ve lo dirò, non crederete ai vostri occhi. I bambini che nascevano in quei vicoli di fango erano indicati nei documenti ufficiali con la formula brutale ex castris, nati dall'accampamento. Per lo Stato erano figli di nessuno. Per noi erano il futuro dell'impero. Li guardavo giocare con piccoli gladi di legno, imitando le manovre che vedevano oltre la palizzata. Crescevano respirando l'odore del cuoio e del ferro. Erano romani nell'anima, anche se il diritto negava loro la toga. E molti di loro, una volta cresciuti, si arruolavano nella stessa legione del padre, sperando che dopo 25 anni di servizio avrebbero finalmente ottenuto quella cittadinanza che era stata negata alla nascita. Eravamo noi, le madri senza nome, a forgiare i soldati che avrebbero difeso i confini che non potevamo chiamare nostri. La sopravvivenza di un bambino nelle canabae era un miracolo quotidiano. Mentre i padri marciavano, noi combattevamo una guerra silenziosa contro il freddo, la fame e le malattie che fiorivano dove troppe persone vivevano ammassate in spazi ristretti. Quegli stessi bambini che crescevano in quello sforzo diventavano però la linfa più preziosa dell'esercito. Conoscevano il forte meglio di qualunque recluta arrivata dall'Italia. Sapevano come pulire un'armatura, come ferrare un mulo, come leggere il tempo dai venti del nord. Erano l'impero nella sua forma più concreta. Non la statua del trionfo, ma il figlio che ricorda da dove viene. Eravamo anche una rete commerciale che faceva impallidire i mercanti di Roma. Gestivamo le finanze delle famiglie di fatto, accumulando risparmi che servivano a riscattare la libertà di uno schiavo o a comprare un pezzo di terra per quando il soldato sarebbe andato in congedo. Se un soldato moriva, la sua compagna non aveva diritto alla pensione. Ma noi avevamo costruito le nostre forme di mutuo soccorso. Dividevamo il pane con chi era rimasta sola. Nascondevamo le donne più giovani quando le tribù barbare si facevano troppo vicine e i soldati erano lontani. Non aspettavamo che Roma ci proteggesse. Ci proteggevano a vicenda. Ho visto amiche perdere tutto in un pomeriggio, quando una legione veniva annientata in una foresta lontana. Ho visto donne seguire i carri dei vincitori come schiave, le stesse mani che prima cucivano le tuniche romane ora costrette a servire i capi barbari. Questo è il lato della storia che i poeti dimenticano. La fragilità di un impero si misura dal destino delle sue donne. Quando la legione cadeva, noi cadevamo con lei. Non c'era onore nella sconfitta per noi, solo l'oblio o la catena. Per generazioni, questa fu la nostra realtà. Poi, qualcosa cambiò. Era l'anno 197 d.C. Un imperatore che conosceva il valore dei soldati perché era uno di loro, Settimio Severo, fece l'impensabile. Abolì il divieto di matrimonio per i soldati in servizio. Per la prima volta, le nostre unioni non erano più concubinati tollerati nell'ombra, ma matrimoni riconosciuti dalla legge. I nostri figli non erano più ex castris, ma eredi legittimi. Quella vittoria non si celebrò con un trionfo a Roma, ma con migliaia di piccoli sacrifici agli dei nelle nostre capanne. Piangevamo, perché finalmente eravamo persone. Finalmente, se il mio uomo fosse caduto, avrei avuto il diritto di piangerlo non come una straniera che occupa lo spazio sbagliato, ma come la sua vedova riconosciuta. Eppure, non aspettate che vi dica che tutto diventò semplice. La legge cambiò, ma la vita sul confine rimase dura come il ferro. I bambini continuarono a nascere nel fango. Le marce non si fermarono. Le tribù oltre il Reno non sapevano
e non si curavano dei decreti di Roma. Ma qualcosa di essenziale era cambiato. Avevamo un nome. E chi ha un nome ha una storia. Queste storie non le troverete nei rilievi della colonna traiana. Lì vedrete soldati che costruiscono ponti e decapitano nemici. Ma se guardate bene, negli angoli delle scene di carico delle navi, vedrete delle figure avvolte in mantelli pesanti, che portano ceste e bambini. Siamo noi. Siamo il battito cardiaco che la storia ufficiale ha cercato di coprire con il rumore delle spade. E ora vengo alla promessa che vi ho fatto all'inizio. Guardate oggi le mappe dell'Europa. Vedete le città di Colonia, Vienna, Budapest, Belgrado. Non sono nate solo per i decreti dei generali. Sono nate perché noi eravamo lì. Le canabaie si sono trasformate in quartieri, le baracche in case di pietra, i mercati improvvisati in piazze cittadine. Abbiamo piantato i primi orti, stabilito le prime rotte commerciali locali, creato il primo vero incontro culturale tra romani e provinciali. Ogni volta che camminate per il centro storico di queste città, camminate su ciò che un tempo era il fango delle nostre strade. Siamo state le prime colone, le pioniere di un mondo che stava cambiando pelle. L'impero le ha conquistate, noi le abbiamo fatte diventare case. La mia voce si affievolisce, come il fuoco di un accampamento che si spegne all'alba. Ma questa storia non è solo mia, è la storia di Claudia, di Lepidina, di migliaia di donne i cui nomi sono andati perduti, ma le cui ossa riposano ancora sotto i campi di grano della Germania e le sabbie della Siria. Non eravamo il bagaglio della legione, eravamo la sua memoria. Senza di noi, l'impero sarebbe stato solo una serie di fortezze gelide e uomini destinati a estinguersi in una generazione. Noi abbiamo dato a quegli uomini un motivo per combattere e, soprattutto, un motivo per restare umani. Abbiamo cucito le ferite di un mondo in guerra. Abbiamo nutrito i conquistatori. Abbiamo dato un nome ai loro figli. La prossima volta che vedrete una rovina romana, non guardate solo le pietre. Cercate i segni dei nostri passi. Sono ancora lì, sotto ogni acciottolato di ogni città che Roma ha lasciato al mondo. Siamo state l'ombra di quella gloria. Ma senza ombra, la luce non ha profondità. Se questo viaggio tra il fango e la resistenza delle canabaie vi ha mostrato un volto di Roma che non conoscevate, lasciate un commento. Quale altra storia dimenticata tra le pieghe del tempo merita di essere raccontata? La storia non appartiene solo a chi impugna la spada, ma a chiunque abbia il coraggio di ricordarla.